Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Chiaro, Neopharmed Gentili SPA, ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa ha Chiaro? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Chiaro durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Chiaro? Chiaro ha un farmaco a base del principio attivo ticlopiedina cloridrato, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Neopharmed Gentili SPA. Chiaro può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni, Chiaro 250 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Neopharmed Gentili SPA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: ticlopiedina cloridrato. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: la ticlopiedina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico, arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile. In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopiedina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico, ASA, o nei quali l'ASA ha risultato inefficace. La ticlopiedina è inoltre indicata nella prevenzione della riocclusione dei bypass aortocoronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina. Condizioni di impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopraindicata e seguendo i controlli indicati nelle avvertenze speciali e precauzioni per l'uso e rispettando attentamente le controindicazioni. Posologia. La posologia consigliata per la terapia a lungo termine è di 1 o 2 compresse al giorno, da assumersi durante i pasti. Popolazione pediatrica. L'uso di Chiaro nei bambini e negli adolescenti non è raccomandato a causa della mancanza di dati a supporto del suo impiego. Modo di somministrazione: uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Il medicinale è controindicato nei soggetti che presentino OD, abbiano presentato leucopenia, piastrinopenia o da granulocitosi, diatesi emorragiche, pregresse o in atto, ed emopatie che comportano un allungamento del tempo di sanguinamento, lesioni organiche suscettibili di sanguinamento, ulcere dell'apparato gastrointestinale, varici esofagee, eccetera. Accidenti vascolari cerebrali emorragici in fase acuta. Epatopatie gravi. In qualche caso è stata segnalata durante il trattamento con ticlopiedina la comparsa di leucopenia o da granulocitosi, talvolta anche ad esito irreversibile. Pertanto il farmaco deve essere impiegato solo nei casi in cui esso è insostituibile. Va categoricamente escluso l'impiego della ticlopiedina nella prevenzione primaria nei soggetti clinicamente sani. Deve essere evitata l'associazione con altri medicinali potenzialmente mielotossici. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si possono osservare eventi avversi, qualche volta gravi, di natura ematologica ed emorragica. Agranulocitosi, pancitopenia e rari casi di leucemia sono stati segnalati nell'esperienza post-marketing. Talvolta sono state osservate conseguenze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni con medicinali che aumentano il rischio emorragico. FANS. Aumento del rischio emorragico, aumento dell'attività antiaggregante piastrinica associato all'effetto dei FANS sulla mucosa gastroduodenale. Se tali medicinali sono necessari, procedere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Chiaro insieme ad altri farmaci come Euroscomadina Euro, Eurosketamina Moltenia Euro, Eurosinturma Euro, Eurospravato Euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere chiaro durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere chiaro durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza della ticlopidina nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. La ticlopidina non deve essere usata durante la gravidanza se non assolutamente necessario. Allattamento. Studi condotti vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti indesiderati della ticlopidina, come capogiri, possono compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono classificati secondo la frequenza. Molto comune, a 0 yen 1 decimo, comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune, a 0 yen 1 millesimo, 1 centesimo, rara, a 0 yen 1, 10.000, 1 millesimo, molto rara. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sulla base delle proprietà farmacodinamiche il sovradosaggio può determinare un rischio di emorragia. Sulla base degli studi condotti sugli animali, il sovradosaggio può determinare grave intolleranza gastrointestinale. Trattamento. In caso di sovradosaggio, si consiglia l'induzione del vomito, la lavanda gastrica ed altre misure generali di supporto. Se è necessaria una rapida correzione del tempo di sanguinamento prolungato, una trasfusione di piastrine può invertire gli effetti della ticlopidina, vedere paragrafo 4.4. La ticlopidina non viene rimossa per dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotico, antiaggregante piastrinico. Codice ATC B01H05. Meccanismo d'azione. La ticlopidina ha un inibitore dell'aggregazione piastrinica, inibisce l'aggregazione piastrinica in modo dose dipendente, non copyright il rilascio di fattori, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione per OS di una singola dose standard di ticlopidina, si ha un rapido assorbimento e il picco plasmatico si osserva circa 2 ore dopo la somministrazione della, dati preclinici di sicurezza. La valutazione della tossicità della ticlopidina è stata eseguita sul ratto e sul topo. Le vie di somministrazione impiegate sono state quella orale e quella endovenosa per il ratto e elenco degli eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice precipitata, povidone K30, lattosio anidro, ipromellosa, titanio diossido, glicole polietilenico 6000. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di chiaro a base di ticlopidina cloridrato sono Calox, Fluilast, Flupid, Fluoxetine, Clodin, ticlopidina Alnus, ticlopidina Alter, ticlopidina Aristo, ticlopidina Aurobindo, ticlopidina Doc generici, ticlopidina Doron, ticlopidina EG, ticlopidina GIT, ticlopidina Milan Generics, ticlopidina Pensa, ticlopidina Technigen, Ticlid. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.